Ciao a tutti, è un po' che non ci si vede, spero che stiate tutti e tutte bene. Io torno qui, sto cercando di tornare su YouTube con molta fatica dopo quasi un anno di totale fermo. È stato un anno molto pesante, molto difficile di blocco e niente, mi sto imponendo di tornare faticosamente su YouTube con un video un po' diverso dal solito in cui sto cercando appositamente di non scrivere niente, di non preparare niente e di provare a essere un pochino più onesta e spontanea con voi perché finora diciamo che ho sentito la pressione di una performance in quello che doveva essere, in quello che è nato, diciamo, e voleva essere un laboratorio di sperimentazione, un canale creativo, per me uno spazio di libertà, che la mia testa di minchia estremamente perfezionista ha trasformato nell'ennesima prova di valore, non so neanche perché alla fine. Per cui ho avuto un blocco totale, dico la verità, per un anno non sono riuscita a rivedere neanche mezzo secondo dei video fatti finora. Ci sto tornando pian piano, cercando volutamente di abbassare le pretese e per me è una cosa molto difficile. Non lo so, mi sono complicata le cose da sola, mi sono messa addosso delle pressioni incredibili e quando mi sono resa conto che pretendevo da me dei risultati che erano qui, mentre io ero qui, ecco, questo ha cominciato a essere un motivo di vergogna per me, quasi. Ed è assurdo, ma il perfezionismo purtroppo è una merda totale e funziona così. Guarire, se si può guarire, non lo so, è estremamente difficile. È molto difficile fare quello che sto facendo ora, ovvero parlare a ruota libera perché non è una cosa che sono in grado di fare. Però voglio tornare su questo canale abbassando le pressioni e mi sono imposta di non editare o editare il meno possibile questo video, di non metterci titoli, pure anche perché non ha senso in questo momento e anzi diciamo che è una sorta di terapia d'urto perché non andando a editare e pubblicando un video che per me è estremamente imperfetto e andrebbe nascosto, in realtà mi renderò conto che al solito magari sarà visto dalle solite 3 persone, non cambierà la vita a nessuno perché non è questo il suo scopo e il mondo andrà avanti lo stesso e non succederà assolutamente nulla. Davvero il perfezionismo può essere un aspetto estremamente invalidante e soprattutto paradossalmente impedisce la crescita, per cui il livello di cui parlavo prima, magari l'anno scorso era a questo livello e volevo essere a questo livello, non avendo gli strumenti, il tempo, le forze per arrivare a questo livello in un margine di tempo veramente limitato. E quindi cosa ho fatto? Ho frizzato questo livello qui. Magari se fossi stata più focalizzata sul progresso, avrei potuto andare avanti e fare altri video e imparare cose, arrivare magari a qui invece che a qui. Invece, cosa ho fatto? Ho frizzato tutto e mi sono privata della possibilità impagabile di imparare qualcosa e di essere imperfetta, perché viva Dio, lo sono terribilmente e per me sì, è difficilissimo accettare che va bene così. Per cui, ecco, per me la cosa più importante è tornare qui con un altro spirito e trattare questo canale per come era nato, vale a dire un laboratorio di sperimentazione e mi lascerò da qui in poi la maggiore libertà possibile. Amplierò anche, credo, mi piacerebbe molto, ampliare un po' gli argomenti di cui parlerò. Quindi tornare su questo YouTube come una persona nuova o perlomeno come una persona più libera. Mi aiuterà il fatto che sto cambiando strumenti perché ho dovuto per forza di cose cambiare il mio editor video, per cui adesso sto provando DaVinci Resolve ed è tutto da imparare da capo, per cui dovrò sperimentare di nuovo, risettare diciamo un metodo di lavoro e questo mi aiuterà a ripartire da zero e a fare anche un po' più schifo dal punto di vista dell'editing, ricominciare a capire come impostare i titoli, le grafiche e quant'altro. Per cui dai, torniamo con una nuova sfida che al di là della sfida tecnica per me è per lo più una sfida umana,
una sfida a lasciare andare queste pretese estremamente alte e severe nei miei confronti e lasciare andare questo senso di vergogna onnipresente per essere molto, molto, molto meno che perfetta. A volte questi schermi e questo social, tutte queste cose, tutto questo Maradan rende l'autenticità estremamente difficile perché l'autenticità è estremamente vulnerabile ed è difficilissimo metterci la faccia e, e essere se stessi davanti a una fotocamera e presentarsi al mondo così come si è difficile, tanto, soprattutto quando non ci si accetta in primis, no? Per cui, ecco, essere qui è una sorta di prova di accettazione per me e non è una cosa scontata e non è una cosa facile. E niente, basta. Mm, Mi andava di condividere questi pensieri con voi. E se potranno essere utili a qualcuno, benissimo, sarò felicissima. E se non lo saranno, va bene lo stesso, perché questo è un video utile a me. Quindi in questo sarò un po' egoista, ma va bene così. Ecco, conto di tornare con molte novità creative, di libri, ma non solo, e molto presto, lo spero, e con la maggiore libertà possibile. Per cui grazie se siete arrivati fin qui, grazie anche se non siete arrivati fin qui e adesso non state guardando questa cosa, grazie lo stesso per il vostro tempo e ci vediamo molto presto. Ci conto, mi impegno stavolta. Ciao a tutti, grazie mille.